Oggi è forse la giornata più importante di questa sosta per le nazionali, perché scopriremo questa sera se l'Italia finalmente, tornerà ai mondiali con tanti interisti che sono chiamati in causa per dare il proprio contributo, per questo traguardo che sarebbe veramente importante, per qualcuno il minimo indispensabile, ma dopo tanti anni di digiuno, insomma, sarebbe veramente una gioia collettiva e nel caso in cui dovesse esserci la firma di qualche interista sicuramente ancor maggiore. Dopo la pausa ovviamente però torneremo ad essere concentrati sull'Inter che nella domenica di Pasqua affronterà la Roma. Questa è stata una sosta abbastanza tranquilla, mi viene da dire, anche se le notizie, non sono mancate, sia sul fronte mercato, sia anche su quello che è stato poi il rendimento, dei vari interisti, con la prima preoccupazione per Çalhanoğlu, che tra l'altro nella giornata di ieri è tornato a parlare proprio, di questa problematica e tra poco vi riporterò tutte le dichiarazioni. Un, come dicevo, rendimento anche positivo da parte di, diversi interisti, penso a Zielinski, penso anche a Thuram che alla fine si è sbloccato e sicuramente questo è un segnale importante anche per noi in vista della sfida contro la Roma. Tutte le novità anche di mercato, perché come vi abbiamo detto più volte, durante la sosta si muove il mercato, rimane fermo il campionato, ma si muove il mercato e oggi ho ancora qualche news da darvi sul fronte, mercato e poi ragazzi, con molto entusiasmo, vi mostrerò anche quella che sarà la maglia dell'Inter per la prossima stagione. Quindi condenso tutto in questo nuovo contenuto. Amiche, amici nerazzurri, ben ritrovati ovviamente a tutti voi qui su Passione Inter con le top news di questa sosta per le nazionali. Prima di partire però io vi ricordo di lasciare un mi piace a questo contenuto, di iscrivervi ai canali di Passione Inter se non l'avete ancora fatto e poi vi aspetto nella famiglia di passioneinter.club qui sotto, passioneinter.club. Stasera commenteremo ovviamente anche la partita del mondiale, quindi mi raccomando unitevi ecco alla nostra famiglia tutta nerazzurra che però anche quando c'è l'Italia, quando ci sono altre diciamo situazioni che riguardano quella che è la nostra passione calcistica, si ritrova lì, ci ritroviamo tutti lì per parlarne e per discuterne. Allora, voglio partire proprio da ciò che ha aperto questa sosta per le nazionali, ossia la problematica di Çalhanoğlu, perché come vi ho anticipato poco fa, ieri il giocatore è tornato a parlare di quel problemino che aveva avuto nella prima sfida di questa nazionale, di questa sosta scusatemi, contro la Romania in campo con la Turchia per 90 minuti. Sapete che poi Çalhanoğlu si è fermato per un problema al polpaccio. Ne ha parlato ieri in conferenza stampa anche per anticipare quella che poi sarà la finale di questa sera contro il Kosovo. Çalhanoğlu ha detto: "Ho avuto un crampo alla gamba nell'ultima partita, per questo ho chiesto all'allenatore di sostituirmi. Ora sto bene, l'allenamento è andato bene. Sono pronto per oggi. La motivazione e lo spirito di squadra sono ottimi". Allora, Çalhanoğlu ha lasciato intendere che ovviamente sarà della partita, lui ha mostrato anche dalle sue parole, in generale in tutta questa sosta, l'importanza che ha per lui comunque ovviamente la qualificazione al mondiale, quanta voglia ha anche di contribuire alla causa, quindi di scendere in campo. C'è da dire anche che, negli ultimi giorni sono arrivati un po', delle notizie che da parte nostra non ci hanno fatto stare tranquilli, perché vi abbiamo detto più volte che Çalhanoğlu negli ultimi giorni si è allenato a parte, ha appunto svolto un lavoro personalizzato, non ha lavorato con il gruppo, della Turchia e quindi sono giustamente sorti un po' di dubbi ai tanti interisti che hanno detto: "Scusate, ma non si sta allenando con il gruppo, ha avuto un problema fisico, però giocherà la finale e come rientra a Milano?" Ecco, questo secondo me è un dubbio che va sciolto, è un dubbio che condivido perché, lui ha confermato che erano soltanto crampi, quindi era un discorso anche di stanchezza se vogliamo. Ricordiamo che Çalhanoğlu comunque viene da un infortunio, è tornato titolare immediatamente con l'Inter, poi è partito, per gli impegni con la Turchia e ha giocato titolare per 90 minuti poi la partita contro la Romania. Quindi questo sicuramente, va considerato, però appunto dall'altra parte il lavoro, personalizzato è stato un lavoro precauzionale da quello che sappiamo e da quello che vi abbiamo detto, però sicuramente resta anche un po' la preoccupazione per il fatto che questa sera giocherà plausibilmente altri 90 minuti e speriamo che siano solo 90 minuti, nel caso, e bisognerà vedere poi come tornerà a Milano. Quindi c'è un po' di mistero intorno al discorso Çalhanoğlu, un mistero che speriamo di sciogliere subito perché onestamente contro la Roma servirà e sappiamo che servirà veramente, un Inter in uno stato di forma ottimo per affrontare questa sfida che dalla quale secondo me passerà
una fetta dello scudetto, una fetta importante di questo scudetto. Terminando un attimo il discorso nazionali, faccio una piccola parentesi anche sull'Italia che mi sembra doverosa, perché abbiamo parlato in settimana anche della speranza di vedere questa sera titolare Pio Esposito, che si merita, a parer mio, una maglia da titolare. Purtroppo però, da quello che sappiamo, nella probabile formazione al momento perlomeno ci sono ancora Ken e Retegui in attacco, con Retegui che onestamente, ve l'avevo già detto, per me ha dimostrato uno stato di forma non ottimale, anche per via dello stop in campionato. Questo sicuramente può incidere sul giocatore e sullo stato di forma del giocatore. Una poca brillantezza anche in campo nella partita precedente, quindi io, per come ho visto diciamo impattare Pio Esposito a partita in corso, avrei preferito vedere comunque Pio dal primo minuto, per dare anche secondo me una sorta di spensieratezza all'Italia, che in questo momento sicuramente ne ha bisogno per affrontare una partita del genere. Però appunto Pio dovrebbe entrare a partita in corso, sappiamo che lui anche da subentrato comunque sa dare il suo apporto, e speriamo che possa farlo. Titolari invece saranno di nuovo con ogni probabilità Bastoni, Barella e Di Marco. Vediamo anche le condizioni fisiche di Di Marco, che abbiamo visto insomma uscire un po' stanco dall'ultima partita, anzi terminare la partita abbastanza stanco anche lui, con dei crampi. Quindi ovviamente la nostra speranza è che l'Italia faccia il massimo. Dall'altra parte c'è sempre quella percentuale di preoccupazione per i nostri, ed è giusto che sia così. Tanti altri nerazzurri comunque questa sera saranno impegnati tra le varie finali e le varie amichevoli, quindi poi in questa settimana ritorneranno dopo gli impegni appunto in giro per il mondo, con a disposizione di Christian Chivu, che intanto sta proseguendo con il lavoro ad Appiano Gentile. Nel weekend Lautaro e Mkhitaryan si sono dati il cambio, perché Lautaro ha riposato ieri, quando insomma Mkhitaryan invece è rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi. Il giorno precedente invece Lautaro aveva lavorato e Mkhitaryan, come il resto dei compagni, era rimasto a riposo. Più speranze positive per Lautaro, che dovrebbe rientrare a disposizione contro la Roma, e invece sul fronte Mkhitaryan forse c'è ancora un po' di attesa, e attenderemo ovviamente aggiornamenti, vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni per quella che sarà poi tutta la situazione, il quadro completo in vista della partita contro la Roma. Prima di arrivare al mercato e alle news di mercato, io voglio condividere con voi però questa immagine, perché oggi il portale Footy Headlines ha anticipato, ha svelato quella che sarà la maglia dell'Inter per la stagione 2026-2027, e mi sembra doveroso condividerla con voi. Prima per l'entusiasmo, onestamente, perché dopo anni diciamo nei quali abbiamo visto anche delle maglie dell'Inter molto molto particolari, rivedere un po' una maglia sullo stile classico devo dire che mi esalta abbastanza, sono molto contenta e mi piace molto. Quindi appunto Nike è tornato a diciamo ad uno stile molto più tradizionale, molto più diciamo classico, che può essere gradito da molti, e infatti già dai primi commenti che abbiamo visto sui nostri social, dai primi sondaggi, ci siamo resi conto che comunque è una scelta che è approvata, ecco, da tanti nerazzurri. A livello di dettagli lo potete leggere poi anche sul nostro sito passioneinter.com. Vediamo strisce nere leggermente più larghe rispetto a quelle blu, con un leggero motivo a zigzag alle estremità. Il colore dei loghi sarà un University Gold, quindi un giallo molto intenso, e mi piace anche questo contrasto di colori, anzi sono proprio i colori che secondo me rappresentano poi l'Inter. E la maglia poi sarà in vendita da maggio del 2026, quindi si può acquistare in anticipo, e chi siamo noi per non acquistarla, se vogliamo proprio dirlo. Quindi non vedo l'ora, perché mi piace molto. Dovrò scegliere il giocatore, forse ho una mezza idea, però magari ci penso ancora un po'. Ditemi voi però nei commenti se acquisterete questa maglia, se vi piace questa maglia, e soprattutto nel caso di chi la prenderete, ecco, quale sarà il nome sopra le vostre maglie. Ma al di là di questi discorsi, concludo con la parentesi mercato doverosa, che so che, ripeto, molti di voi non apprezzano, però è un momento in cui in realtà si parla anche di rinnovi, si parla anche di possibili cessioni, si parla di possibili nomi per il futuro. Quindi vi faccio un po' un quadro, perché soprattutto in questo momento si sta parlando, oltre che della difesa, del centrocampo come vi dicevo ieri, si sta parlando molto degli esterni, perché c'è una situazione in movimento, con un rinnovo di Federico Di Marco sul tavolo della dirigenza
dirigenza dell'Inter che ovviamente vuole prolungare con il giocatore che è in scadenza nel 2027. Ci stiamo avvicinando alla scadenza, ma come vedete non siamo preoccupati ed è una cosa molto rara non esserlo, però appunto perché c'è la sicurezza del fatto che Di Marco voglia proseguire nerazzurro e insomma le parti stanno dialogando per raggiungere un punto di incontro che probabilmente arriverà. Quindi siamo fiduciosi di Marco che sta facendo una stagione straordinaria e questo va tenuto in considerazione. Una tranquillità che invece non si respira sul fronte Carlos Augusto, come vi anticipavo anche ieri e come vi abbiamo detto in questi giorni, c'è un po' è una sorta di rinnovo bloccato in questo momento perché appunto il giocatore comunque probabilmente si sta rendendo conto di avere anche gli occhi puntati da parte di altri club. C'è il discorso Roma che come sapete l'intreccio Carlos Augusto, Manu Koné potrebbe veramente insomma esserci con l'Inter che vuole Manu Koné, la Roma che potrebbe volere Carlos Augusto e quindi questo intreccio di mercato che potrebbe verificarsi, quindi anche Carlos Augusto in questo momento non può considerarsi una certezza per il futuro nerazzurro. Luis Enrique, ragazzi, che dire di questo giocatore? L'Inter l'ha acquistato, ha fatto un buon investimento per lui, gli ha dato fiducia, ha avuto modo anche per l'infortunio di Dumfries di mettersi in mostra, ma ad oggi, diciamo 31 marzo, possiamo dire che sicuramente forse le aspettative, anzi senza forse, sono state ampiamente deluse e quindi verranno fatte probabilmente delle valutazioni sul mercato. Darmian che insomma è in scadenza di contratto. Dumfries ha una clausola da 25 milioni che potrà essere esercitata in estate da qualche club estero e quindi bisogna pensare anche a come coprirsi perché finora l'unica certezza appunto resta Federico Di Marco. Molti di voi sono entusiasti di un nome per la corsia di destra, è un nome che viaggia intorno a Milano ormai da diversi mesi, sto parlando ovviamente di Palestra, questo talentino che stiamo vedendo anche con la maglia della nazionale azzurra. Noi vi abbiamo sempre detto che non nascondiamo l'interesse per l'Inter nei confronti di Palestra, però allo stesso modo abbiamo portato anche qui un giornalista della Dea, non nascondiamo neanche il fatto che l'Atalanta difficilmente lascerà partire Palestra, soprattutto per andare a rinforzare una rivale e questa diciamo considerazione è stata confermata oggi dal Corriere di Bergamo che scrive: Palestra rientrerà tra pochi mesi e l'Atalanta non vuole cederlo all'Inter che si è messa già in fila. I milanesi avrebbero pronta l'offerta da 35 milioni per il difensore 21enne, quindi si parla già di cifre, ma allo stesso tempo si dà conferma del fatto che appunto l'Atalanta non ha alcuna intenzione di lasciar partire Palestra, soprattutto per andare a rinforzare una rivale. E allora l'Inter comunque deve guardare anche ad altri profili e qua arriva la bomba di Fabrizio Romano che torna a parlare di Diaby. Ve lo ricordate Diaby? Il giocatore insomma che gioca in Arabia Saudita all'Al-Ittihad, che è stato molto vicino all'Inter nella finestra invernale di mercato, con l'Inter che aveva anche avanzato un'offerta per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro, quindi si voleva, diciamo, si era individuato in Diaby un profilo interessante anche per andare a coprire quella situazione che ci ricordiamo. Club saudita che poi ha chiuso le porte improvvisamente, vi ricordate, è saltata la trattativa. L'Inter, da quello che riporta appunto Fabrizio Romano, sembra che stia continuando ad insistere, che non abbia chiuso da parte sua definitivamente le porte al giocatore e non è detto che appunto in estate non si provi a tentare di nuovo insomma il colpo per questo giocatore che piace molto, magari anche a condizioni più vantaggiose, con un dialogo che appunto si sta diciamo così sviluppando in un tempo maggiore rispetto alla finestra di mercato invernale, quindi da quello che riporta Romano ci sono questi dialoghi in corso per Diaby, altro profilo che va tenuto sicuramente in considerazione. Allora ve lo chiedo, per quelle che erano state anche le parole di gennaio, un po' vi avevamo anche inquadrato il giocatore, vi piacerebbe vederlo in nerazzurro? Potrebbe essere un giocatore che vi farebbe dire: "Ah okay, dai,
Già questo mi sembra un colpo interessante. Ditemelo nei commenti perché mi interessa ovviamente sapere la vostra, ma mi interessa sapere la vostra un po' su tutto. Quindi io ho parlato tanto, adesso aspetto, di sapere tutte le vostre considerazioni, ricordando ovviamente che continueremo anche a chiacchierare, nella live di oggi delle 19:30 qui su Passione Inter, che anticiperà di poco poi, la finale playoff dell'Italia. Quindi ci scaldiamo insieme in vista della, finale playoff. Quindi vi aspetto anche alle 19:30 qui su Passione Inter. Vi ringrazio ancora per essere arrivati, fin qui. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui